Noi se siamo ancora qui oggi dopo 10 anni, c'hanno il centro di ricerca in Australia del caffè. Ok, va bene, partiamo. Aperti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Se facciamo questo chiosco dobbiamo fare un format retail franchise. Il mio sogno, obiettivo d'arrivo è 33 minuti, un'impresa. È incredibile davvero. La strategia, i sacrifici, ma anche il genio nascosto dietro alle piccole e medie imprese più audaci ed ispirazione. 6 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. 10 milioni. Benvenuti in una nuova puntata di Imprese. veramente mi sento un eroe. Da un'idea di Manabi e Strategy News Agency, ogni settimana un intero documentario dedicato agli eroi che fanno grande il nostro paese. 60 milioni vicini ai 4. 50 milioni. Perché fare azienda è una vera e propria impresa. Ascoli Piceno, Dubai, Rimini, Treviso, Genova. Per trovare nuovi spunti e ispirazione anche per la tua attività, iscriviti al canale per non perdere nemmeno un episodio. Ma ora torniamo all'impresa di oggi. Se ci rechiamo in un qualsiasi centro di una qualsiasi città, possiamo mangiare un hamburger da McDonald's, comprare una camicetta da Zara o un paio di scarpe alla Nike. Se poi ci spostiamo verso la periferia, non facciamo fatica a trovare un punto vendita di Ikea o Leroy Merlin. La cosa straordinaria è che tutte queste aziende si sono sviluppate partendo da un piccolo negozietto o un angusto magazzino. In questa puntata speciale di Imprese parleremo proprio di questo. Come si scala un'azienda? Quali sono gli strumenti a disposizione delle imprese che vogliono espandersi nel territorio? Bisogna prevederlo in anticipo o ci si può pensare nel tempo? Saranno proprio i protagonisti di Imprese a rispondere a queste e ad altre domande. Il primo imprenditore è Vincenzo Nocito, che ha portato per primo in Italia il concetto di high value, low cost nel settore delle palestre, creando così una rete di oltre 60 centri Fit Express. Sentiamo la sua visione. Cos'è Fit Express? È un gruppo di palestre aperte 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che dà servizi a un prezzo bassissimo con servizi di alto valore. Pensa che noi 19,90 € al mese diamo bevande energetiche incluse, lampada abbronzante inclusa, sauna, pedana vibrante, corsi di gruppo, tutta attrezzatura Tecnogym di ultima generazione, Sì? parte isotonica, parte cardio, 60 palestre, 1500 persone che ci lavorano. Siamo dei creatori seriali di successo per noi e per gli altri, questo è un po' un termine che mi piace utilizzare. E la rete si sviluppa come rete di proprietà, come rete in franchising, un ibrido? Abbiamo una serie di aperture fatte 100% in franchising, una serie di aperture fatte 100% di proprietà e poi abbiamo una serie di aperture fatte con partecipazione di maggioranza nostra. Ok. Abbiamo fatto una convenzione con l'Associazione Italiana Calciatori che permette proprio di dare un'opportunità, rimanendo nel settore dello sport, alle persone che hanno la problematica del dopo cosa faccio, perché sono poi persone che devo dire che a cui non devi insegnare la disciplina. Certo. Questa è una roba fantastica, perché sono delle macchine da guerra, sono delle macchine impostate per avere dei risultati. Quindi non devi neanche andargli a spiegare, cioè loro hanno fame di risultato continuo e di conseguenza è proprio una tipologia di partner che ho deciso di accogliere in questo gruppo. Oggi Fit Express più o meno che volume d'affari sviluppa? Oggi Fit Express sviluppa come gruppo un volume d'affari di 50 milioni. 19,90 € con come? tutta questa roba. Ma come si sostiene un modello di business in questa modalità? Allora, innanzitutto il 24 ore su 24 ci aiuta perché riusciamo a distribuire la nostra clientela su un orario di apertura molto più ampio e anche non solo l'orario, anche le giornate che sono 7 su 7 per noi. Facciamo un numero di abbonamenti molto molto importante rispetto ai terzi perché i nostri servizi al nostro prezzo attirano e attraggono tantissimo. Arriviamo a un numero di clienti che altre palestre si possono sognare, quindi è solo una questione di volumi, al di là del motto americano location, che è determinante, nel senso la scelta va fatta con attenzione, nel migliore dei posti e luoghi possibili e pagata il giusto. Non bisogna mai strafare su quello che è determinante,
però poi ci sono tutte le operatività necessarie e noi puntualmente le smarchiamo tutte e facciamo le cose come devono essere fatte. E oggi qual è il tuo sogno, il tuo obiettivo d'arrivo? Ma il mio sogno, obiettivo d'arrivo è fare, appunto, raggiungere le 150 palestre, sviluppare poi il mercato europeo, il clima aziendale. Ecco, quello che per me è molto importante, forse l'ho appreso molto viaggiando in giro per il mondo, è costruire veramente un clima che è un asset, secondo me, è un patrimonio aziendale, se riesce a costruirlo, che è invisibile, che è quello proprio dell'avere persone contente, proattive e che cercano di fare il meglio per se stesse, che si sposa in automatico che è il meglio per l'azienda e per il gruppo di lavoro. Il prossimo imprenditore, Umberto Gonnella, ci parlerà della sua 101 Caffè, un vero e proprio brand specializzato nella vendita di caffè di qualità in cialde, capsule, grani e macinato, provenienti dalle migliori torrefazioni italiane e distribuito, grazie alla rete in franchising, in oltre 220 negozi sparsi in 14 paesi del mondo. Un piccolo impero tra le grandi multinazionali del caffè. Tutto è nato osservando questo fenomeno con Nespresso che apriva la boutique. Ragazzi, questi sono svizzeri, hanno il centro di ricerca in Australia del caffè, dico è possibile che noi non riusciamo a fare un modello retail. Da qua partono tutti i prodotti che vanno nei negozi, ce ne sono circa oltre 220 adesso, 200 in Italia e 20 all'estero per 14 paesi. Non so, siamo in Armenia, in Sudafrica, a Réunion, in Marocco, a Baghdad. Per quale motivo quindi un consumatore dovrebbe comprare 101 Caffè rispetto a altri marchi, altri brand, eccetera? La grande differenza rispetto a un brand come può essere quelli dei nostri amici svizzeri è che loro magari chiamano un caffè Roma, però di Roma non c'è niente se non il nome, quindi la ricetta loro la fanno in laboratorio, il centro di ricerca australiana gli dà una risposta e loro vanno avanti. Qua si parte proprio dalla ricetta che deve essere quella del territorio perché ha delle caratteristiche specifiche. L'Italia è un territorio straordinario perché ha circa 800 torrefattori, tantissimi, che importano il crudo e poi ognuno miscela il vario crudo che reperisce nel mondo e lo tosta in modo particolare. Oggi come vi posizionate nel mondo del caffè a livello innanzitutto italiano e poi internazionale? Noi siamo mass market, quindi siamo, direi, in mezzo tra la grande distribuzione e la boutique Nespresso. La boutique è molto figo, andare in boutique a comprarsi il caffè è un'esperienza da George Clooney. Noi siamo più Signora Maria, che però cerca, diciamo, un'esperienza diversa, non vuole andare al supermercato, quindi con uno specializzato dove se il consumatore entra e dice vorrei un caffè che ha queste caratteristiche, la persona che è in negozio è in grado di guidarlo. In Italia ci sono 200 store, secondo me ce ne stanno almeno 1.000.000, quindi c'è un lavoro da fare molto importante secondo me. Abbiamo dotato i negozi da qualche mese di una app che è un vero e proprio e-commerce del negozio, cioè noi abbiamo il nostro sito istituzionale, poi abbiamo il nostro e-commerce istituzionale, ma quello che stiamo cercando di fare è spingere i negozi ad utilizzare il loro e-commerce. Per attirare i francesi facciamo tutte operazioni digitali di lead generation, dove abbiamo la sala che è la responsabile del dipartimento, e facciamo operazioni sia in Italia che all'estero. Che range di investimento ha un franchisee per poter entrare nella catena, aprire uno store, eccetera? Ma guarda, uno shop ha un investimento tra i 40 e i 50.000 euro, quando si parla di caffetterie gli investimenti possono arrivare anche a 300.000. Iniziano con il modello caffetteria ad arrivare investitori invece seriali, tipo Malta. Abbiamo firmato un contratto di master dove avremo circa 8, il piano di fare un'apertura di 8 caffetterie e fra l'altro l'imprenditore ha una catena di supermercati, quindi inseriremo il prodotto in 84 supermercati, quindi il modello caffetteria sta iniziando a portare investitori diversi che hanno una visione di sviluppo paese. E qual è il volume d'affari che più o meno generate? L'anno scorso circa 16 milioni di euro, che in capsule che escono 10-11 centesimi, immaginati quanta roba si deve muovere su un mal di testa. Qual è il suggerimento che ti senti di dare per chi ha un'impresa, la sta gestendo e ugualmente sta pensando di trasformarla in una rete in franchising? Sicuramente quello che devi vedere è il modello di business, se il modello di business è un modello profittevole che va bene, e l'altra cosa se tu riesci a standardizzare e ingegnerizzare il modello. Pensa al pasticcere che magari fa tutti i giorni il bakery, fa i croissant, ma quella roba lì non ce la fai a industrializzarla. In qualche modo il franchising
se si sviluppa tu devi dare a un imprenditore un modello dove tu gli dici entri e io ti faccio vedere come si fa. Cioè io riesco a scrivere un manuale e dire al mattino entri e fai queste cose in sequenza, o è legato a me? Perché se è legato troppo a me in realtà è un modello che tu non riesci a rendere scalabile e a farlo sviluppare. Nel prossimo estratto ci occuperemo di ristorazione e scopriremo come un'idea molto semplice, come quella di unire due prodotti tipici di due regioni differenti, sia stata una strategia talmente vincente da trasformare un piccolo chiosco del lungomare di Rimini in un concept dalle potenzialità infinite. Parleremo con Alessandro che ci racconterà come lui e la sua compagna hanno sviluppato questa idea e come siano riusciti in una sola stagione non solo a farla funzionare, ma addirittura a firmare un contratto per trasformare questa idea in un modello di business replicabile. Brazia 1125 è un format che io ho creato, è unico al mondo perché siamo riusciti a unire due regioni. Due prodotti tipici. Tutto nasce dall'arrosticino, quindi il prodotto tipico abruzzese che ho conosciuto in un viaggio a trovare un amico, poi ho conosciuto l'Amaru e parlando abbiamo detto potremmo fare anche qualcosa insieme. Sì, ma cosa? E io scherzando gli ho detto potremmo fare un chiosco di arrosticini e lei mi guarda e mi dice sì, va bene, ma giustamente mi dice siamo a Rimini, tradizione pesce, spiaggia, dobbiamo fare il pesce. E quindi abbiamo pensato, ok, pesce come? Che cosa di pesce? Il format arrosticino spiedini di pesce, perché abbiamo fatto un verticale sullo spiedino. Da subito io gli ho detto, se facciamo questo chiosco, dobbiamo fare un format retail franchising. Abbiamo aperto il 3 giugno 2021 nella coda del Covid. Al 31 di dicembre avevamo già capito che il format funzionava, che era piaciuto tantissimo, che era un qualcosa che non esiste e abbiamo subito trovato un'agenzia e fatto il contratto del franchising. Quindi in 6 mesi abbiamo fatto tutto. Io avevo una concezione che era quella che tu dovevi avere un locale almeno da un paio d'anni, 2-3 anni, cioè il format deve essere stabile, non è che puoi aprire va bene e quindi vuol dire che va bene, no. Certo. L'anno successivo, eccetera. E poi ho sempre saputo che dovevi avere almeno 2-3 locali e quindi questo processo doveva essere a lungo termine. E questa agenzia mi dice, in linea generale, il franchising funziona così, però noi potremmo anche farlo diversamente. Noi abbiamo degli investitori, abbiamo delle persone a cui se noi presentiamo un format e piace, possiamo farlo partire indipendentemente da avere 2 o 3 locali. L'importante è che il format funzioni. Certo. E quando mi ha detto questo, io l'ho guardato e ho detto ok, va bene, partiamo. Se tu vedi il coperto è 0, ok? Quindi cosa vuol dire? Che tu non fai servizio e non hai personale esterno. Sì. Una persona noi l'abbiamo, perché comunque riceve le persone, le fa accomodare, gli spiega il format velocemente come funziona e poi tu hai 2 modi per ordinare, o vieni alla cassa e fai la fila, oppure hai il tuo QR code, non devi neanche registrarti, non devi fare il login. Spiegato per bene sulla tovaglietta. Sì, quindi tu inquadri il tuo QR code, fai l'ordine e poi vieni alla cassa. Alla cassa paghi, scegli se pagare in contanti o con carta, ti prendi il bere che hai ordinato e ti do un cercapersone. Tu vai al tuo tavolo, quando suona vuol dire che c'è qualcosa di pronto, lo vieni a ritirare. Ad oggi il chiosco siamo intorno ai 350-400 mila euro, ma è stagionale. Certo. È un fatturato che è sempre stato in crescita. Però questo deve funzionare come test. Cioè, da qui parte tutte le nuove idee. La nuova tovaglietta, il nuovo marketing, il nuovo menù, i nuovi prodotti, eccetera. Qui testiamo e quello che va bene lo riproponiamo poi negli altri format. Il primo punto vendita che apriremo è a Fiumicino, al centro commerciale al Parco Leonardo, e poi abbiamo un altro punto che io adoro, che è il Testaccio, proprio a fianco al mercato del Testaccio, a fianco al McDonald's, al Testaccio. Per uno che deve partire, una startup eccetera, deve avere le idee chiare. E ci sono 2 modi secondo me per fare impresa o scegliere che impresa fare. O c'è qualcosa che già conosci e qualcosa che già esiste
e tu la devi migliorare. Migliorare un qualcosa che magari già funziona, già è buono, è difficile, devi avere una grande idea, cioè devi prendere qualcosa che c'è e cambiarlo in qualche modo, aggiungergli qualcosa che lo rende unico. Se invece vuoi veramente fare qualcosa di straordinario, devi inventare. Quindi devi inventare qualcosa che non c'è, come abbiamo fatto noi. Non è che non c'era, ho preso dei prodotti ma li ho messi insieme creando un format che non esiste. E è più difficile perché fai fatica a copiare qualcuno o a prendere spunto da qualcuno, perché lo devi fare tu. Devi creare il bisogno del tuo prodotto e quindi è più difficile, ci vuole più marketing, ci vuole più impegno, però nel momento in cui riesci a farlo funzionare ci sei tu. Certo. Cioè la gente viene da te. Oggi a Rimini se uno vuole l'arrosticino viene da me, non hai il competitor. Eh sì, se a Rimini vuoi un arrosticino devi andare da Alessandro, ti assicuro che sono buonissimi. Nel prossimo estratto Daniele Spinelli ci racconterà la storia di iMedical Center Group, un'impresa che da semplice società di servizi si è trasformata in un gruppo di 12 strutture private che erogano quotidianamente migliaia di prestazioni in campo medico-sanitario. Ma sentiamo Daniele che, nonostante la giovane età, è alla guida del gruppo da quasi 20 anni. Gruppo iMedical che oggi conta quante cliniche? Oggi con una prospettiva di sviluppo, quindi siamo in apertura su 3 progetti, saremmo a 12 strutture. Caspita, cliniche che sono tutte quante geolocalizzate sulla zona di Milano. Sì, noi partiamo da Milano andando con una direttrice che arriva fino a Pavia e si dirama verso anche Lodi. Ok. Ci stiamo nei nuovi progetti portando oltre il confine, se così possiamo dire, e quindi il satellite più lontano diventerà Monza. Realmente partiamo da una società di servizi che forniva una serie di cliniche e da lì quindi la visione globale dei processi ottimizzati, perché essendo noi un service dovevamo performare per la clinica. Certo. E quindi questa è stata un po' l'origine del tutto. Dopodiché ovviamente una volta iperspecializzati e iniziando ad accontentare molto bene i nostri clienti, siamo andati in un sviluppo in house e quindi abbiamo aperto la prima clinica. Oggi il sistema si è ovviamente privatizzato sempre di più, non come l'esempio americano ovviamente, e quindi ancora di più è necessario performare e cercare di dare dei servizi di qualità, mantenendo però una linea di prezzo che sia allineato a quello che è il passaggio tra pubblico e privato. Ci fai vedere qualche ambulatorio? Certo. E allora qua vi posso far vedere l'area di fisioterapia. Sì. All'interno abbiamo in questo caso le onde d'urto, laser, ultrasonoterapia, laser a bassa e ad alta potenza, tecarterapia, ossigenozono, crioterapia. Lì andiamo in una nuova area, l'abbiamo denominata Clinic. Considerate che questo di solito in un ospedale, una struttura, è un ambiente tutto molto più piccolo. Qui abbiamo voluto creare un'area dove posso entrare col parente, ho il medico, dopodiché ho un'area di spogliatoi. Qui svolgiamo principalmente attività di microchirurgia, ma soprattutto gastroscopie, coloscopie, tutte quelle che sono le indagini dell'apparato digerente. Una prima differenza sostanziale tra lavorare col sistema sanitario nazionale e lavorare privatamente sono i tempi d'attesa innanzitutto. Sì, certo, ovviamente se non hai un budget illimitato, cosa che appunto non ha nessuno, la vera differenza è il tempo d'attesa, perché sostanzialmente il resto del sistema, quindi questo lo dico anche per tranquillizzare magari persone che pensano privatamente c'è un altro livello di qualità e con la mutua, teniamo sempre i termini un po' storici, più semplici,
No, invece entrambe hanno il medico che ha lo stesso imprinting, è solo una questione proprio di flussi, di sistemi, di organizzazioni. Che network di medici avete che ruotano attorno alle cliniche? Ma in questo momento ci avviciniamo ai 500 liberi professionisti, quindi partendo dal personale diciamo interno alla clinica come OSS, operatori sociosanitari, tecnici di radiologia, gli infermieri, i fisioterapisti e tutta la parte ovviamente poi, come dicevo, di medicina, sia di diagnostica, quindi radiologi, ecografisti e medici con le diverse specialità. Avere una gestione così polverizzata richiede tanto sforzo ed è una cosa della quale ci siamo resi conto anche noi, che il crescere comunque aumenta tantissimo la complessità, quindi rischia quasi di farti performare di meno. Che numero di clienti, pazienti gestite col network quotidianamente o annualmente? Sono strutture che possono variare appunto tra 1.500 e 2.000 persone anche al giorno. Volume indicativo d'affari del gruppo? Se andiamo a sommare l'insieme delle strutture, diciamo, stiamo puntando e ci siamo vicini, vogliamo raggiungere il prossimo target, i 20 milioni di fatturato. Ok. I momenti difficili arriveranno sempre, quindi è lì che bisognerebbe guardare quel momento come un momento di crescita, cioè un momento che ti renderà ancora più forte e che ti permetterà di performare di più. La prossima imprenditrice si chiama Jasmine Affadi e con lei torniamo a parlare di fitness. Non lo faremo in una palestra tradizionale, ma in un centro dove non ti devi allenare per ore perché bastano 20 minuti per consumare circa 800 calorie. Jasmine ci racconterà come sia riuscita a trasformare il suo sogno imprenditoriale in una realtà che ad oggi conta più di 20 store in tutta Italia. Sentiamo. E io entrando ho detto, per allenarti, per tenerti in forma, normalmente hai bisogno di sessioni da almeno 1 a 2 ore. Qui dicono che in 20 minuti invece riesci a ottenere un sacco di benefici. Dicono, lo fanno e lo dimostrano. Ok. Assolutamente sì. Sono dei centri fast fitness, qui dove le persone vengono e in poco tempo si allenano in maniera breve, quindi intensa ma breve. 20 minuti dura l'allenamento. 20 minuti equivalgono a 4 ore di attività fisica. Fai conto che in 20 minuti si perdono circa 800 calorie. All'interno c'è un kit usa e getta, qui c'è una tuta per potersi allenare, poi ci sono delle ciabattine usa e getta, poi ci sono dei calzini che generalmente non gettano, se li portano via, se li tengono. Giustamente. Antiscivolo. Esatto, e poi c'è un telo usa e getta. Ok. Questo è tuo. Via! Spingi, 10, 9, 8, 7. Io già sono rovinato, ragazzi. Prendi questo. Sì. Vai giù ma tenendo questo un pochettino piegato. Vai, prova ancora. Bellissimo, perfetto. Respira sempre. Ok. 3, non mollarmi, 2, 1, cambio. Tanta roba. E abbiamo fatto 10 minuti e hai bruciato 764 kcal. Ti sta piacendo questa puntata? Senti che anche la tua impresa meriti un documentario come questo? Pensi di avere la storia e le qualità che servono per diventare il prossimo protagonista di Imprese? Allora clicca il link in descrizione e candida la tua azienda. Nel frattempo, torniamo alla puntata di oggi. Certo. In 10 minuti sono tantissime. Ma che è in Italia che con un metodo, con una procedura, con una promessa porta il fitness a casa degli italiani? E quindi inizio a immaginarmi dei professionisti che con un mezzo, possibilmente che non inquina, arrivano a casa delle persone in 20 minuti e li allenano in 20 minuti. Quindi questo nasce nei mesi di lockdown? Assolutamente sì. E qui tu ti figuri di fare il lavoro che hai fatto fare a me qui nello store, direttamente a casa, col personal trainer, che arriva con la valigetta, con la tuta, il tablet, eccetera, eccetera, per fare tutto a casa. Assolutamente sì. Oggi voi siete, hai detto, una ventina di store e siete in espansione. Sì. Ok, oggi siete un franchising a tutti gli effetti. Sì. Quando ho aperto il primo centro ho detto io voglio un centro StoreFit in ogni città d'Italia.
che investimento ci vuole per aprire uno store del genere? 60 Ok, 60.000 euro. più IVA, sì. Ok, con quella che è una metratura di questo tipo che quanti 80. metri siamo? 80 metri quadri. Va da un minimo di 80 a un massimo di 120. Ok, e normalmente il proprietario di uno store che decide di investire, che numeri riesce a generare con uno store di questo tipo? Il fatturato medio nelle città, ad esempio nel centro Italia, intorno ai 30.000 euro al mese. Caspita, è già molto interessante. Con quanto personale? E massimo 4 per punto vendita, massimo. Tanta roba, è un bel modello. Ecco, per poter aprire un centro StoreFit devi essere una persona che non ha competenze nell'ambito fitness. Non devi essere un personal trainer, non devi essere un titolare di palestra, non devi essere uno osteopata, che è successo anche questo, o fisioterapista. Quindi nel nostro gruppo prendiamo solo persone totalmente ignare di quello che è il settore. Sai cos'è la frase che mi guida, che mi ha sempre guidato fin da piccola? Io sono nata in Marocco, a Casablanca, e dicevo, ma perché gli altri sì e io no? Sempre. Oggi ho 27 anni e tuttora dico, ma perché gli altri sì e io no? Sì. Qual è la differenza? Se gli altri ce l'hanno fatta, guarda che mi emoziono, veramente. Anch'io ce la posso fare. Ottimo insegnamento quello di Jasmine. Nell'ultimo estratto ci occupiamo di ristorazione e lo facciamo assieme a Ronny, che ci racconterà l'avventura di Rock Burger, avventura nata da un fallimento e che oggi conta numerosi premi e riconoscimenti, tanto da rendere quello di Rock Burger l'hamburger migliore d'Italia. Ma sentiamo direttamente da Ronny com'è nata questa avventura e quali sono i progetti futuri per questa catena di hamburgerie. Ci troviamo da Rock Burger, catena di hamburgerie, ne abbiamo 2 su Torino e un food truck, quindi in realtà ne abbiamo 3. Poi il food truck porta il verbo un po' in giro per l'Italia. Ci divertiamo a far mangiare bene le persone, ma dando un'esperienza che sia fuori dal comune, quindi intrattenendoli al tavolo anche con dei momenti ludici o intanto con un'atmosfera come si deve, con luci, musica e anche un servizio al tavolo che sia non solo ti lancio il piatto, Certo. ma un qualcosa di diverso che hai già intravisto insomma nella presentazione del menù, però un rapporto col cliente insomma che lo faccia star bene, alzare, che si è divertito e ha mangiato da Dio. Questa non è una roba scontata. Cioè, raga, guardate qua. Cioè, questa è la foto fatta dal fotografo, eccetera, eccetera. Però questo è il burger. È la stessa roba. Ci teniamo molto, addirittura alcuni li sfidiamo anche. Ah sì, bella la foto, però poi ho detto guarda, se non arriva come la foto te lo offro io. Senti come croncia. E poi ti mangi. Abbiamo mangiato, ci siamo riempiti la panza. E Abbiamo fatto 2 passi. Esatto, abbiamo chiuso e pam, ci siamo catapultati nel secondo locale. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Per me è sempre un neonato perché è quello più giovane, ha 2 anni di vita. Ok. Aperto in pieno Covid, quindi poverino ha avuto una genesi molto complicata, però sì, è il secondo Rock Burger a tutti gli A effetti. distanza di una manciata di chilometri. Sì, sono praticamente ai 2 lati del centro di Torino. Qual è la genesi di Rock Burger? Io arrivavo dall'ambiente dell'organizzazione eventi, Ok. ho fatto il DJ per anni, ho organizzato tanti eventi anche a livello culturale, con l'associazione culturale, eccetera. Solo che continuavo a dare energia agli altri e mi sono detto apriamo qualcosa di nostro, quindi apro qualcosa di mio dove le energie le metto nel mio, no? Certo. Quindi dove se mi organizzo qualcosa mi creo una base, no? Quindi Sì. un piccolo campo base. Trovato questo localino alle spalle dell'università, abbiamo detto vabbè iniziamo come caffetteria e non sapevamo niente, cioè, io addirittura non avevo mai fatto un cappuccino, non avevo neanche mai bevuto un cappuccino in vita mia perché io non sono uno da cappuccini, quindi però io mi butto, no? Ok. E allora all'orlo del chiudiamo che non siamo capaci, abbiamo tirato giù la serranda dopo i primi 3 anni e mezzo di caffetteria dove le avevamo provate tutte, siamo guardati negli occhi e mi ha detto cosa facciamo? E ho detto vabbè proviamo un esperimento, facciamo un qualcosa con 2 cose che ci piacciono e basta. E il rock, vabbè, ce l'ho sempre avuto nell'anima e quindi mettiamoci il rock. E l'altra cosa, che cibo ci mettiamo? Beh, il cibo internazionale, gli hamburger mi piacciono e mettiamo quello. Rock Burger è il miglior progetto di intrattenimento sul cibo che io conosca in Italia. È un insieme perfetto di un'esperienza ristorativa, quindi si viene Certo. qua innanzitutto per mangiare,
ma tutto quello che c'è intorno, qualunque dettaglio, dalla sedia a quello che viene detto al tavolo e all'emozione che ti rimane dentro quando arrivi a casa, è tutto studiato nei minimi dettagli per essere indimenticabile. Il miglior burger d'Italia nel 2019, nel 2021, nel 2023, primo posto, secondo posto, primo e secondo posto, certificati di eccellenza TripAdvisor dal 2014 ad oggi, tutte le guide del Gambero Rosso dal 2018 ad oggi. Sì. Che è questa roba? È tutto quello che ci siamo portati a casa in questi anni. Noi perché lavoriamo così bene con i turisti? Perché quelli aprono e se scrivono hamburgeria e noi usciamo per primi. Questi premi qua danno un senso di autorevolezza a tutto quello che fai, perché dici cavolo, cioè sei sul Gambero Rosso, certo. Se hai vinto miglior burger d'Italia ci sarà un motivo. Certo. Questo che è l'ultimo menù, che è quello che abbiamo visto anche oggi a pranzo. Sì, Ok. è la versione attuale. Poi abbiamo questo menù che è di un annetto fa. Quindi questo è uscito il 1° agosto dell'anno scorso, Ok. quindi Ma che non è ancora il menù che avevate. Questo è già un menù con il 20% in più. Sì. Poi prendiamo un panino a caso, che ne so, il Metallica, che qui è a 11,50 €. Sì, Ok. Nel precedente menù era? 9,50. Ok. E qui andiamo a cercare il Metallica, è a 17 €. Sì, E si vende ancora? sì. Voi al mese fra i due locali quanti coperti fate? Sì. All'incirca 1 migliaio. Scontrino medio? Oscilla tra i 29 e i 30, sto puntando al 31. Noi se siamo ancora qui oggi dopo 10 anni è perché quando ho preso il track mi hanno detto è già pieno di track di hamburger, non ne venderai uno. Non mi è interessato. Mi hanno detto non aprire il secondo locale su Torino perché già è difficile gestirne 1, 2, non ha senso, ti fai del male, si cannibalizzano, morirai. Noi abbiamo fatto lo stesso, studiare con consapevolezza e insistere con consapevolezza. E con questo siamo giunti alla fine di questa puntata speciale di Imprese. Mi piacerebbe come sempre sapere qui sotto nei commenti quale estratto ti è piaciuto di più, qual è quello che ti ha dato una maggiore ispirazione e soprattutto se pensi che la tua azienda abbia una storia da raccontare e che possa essere di ispirazione per altre imprese, allora clicca il link che trovi in descrizione. Candidati perché per noi sarà un vero piacere poter scoprire e raccontare la tua azienda, le sfide che hai dovuto affrontare e di come le hai superate. Nel frattempo mi raccomando, lascia un like, iscriviti al canale e condividi questo video perché la settimana prossima parleremo con un imprenditore che ha come obiettivo quello di aiutare le persone a piacersi. Ci occuperemo di chirurgia estetica con il dottor Renato Zaccheddu che ci racconterà come dopo anni di specializzazione tra Brasile e Inghilterra, dopo quasi 10.000 interventi svolti, sia diventato uno dei più stimati professionisti in questo settore. Quindi rimani connesso e ci vediamo la settimana prossima con una nuova puntata di Imprese. Eccolo, buongiorno! Come stai? Lei ancora non lo sa, ma tutte queste finiscono nei bloopers, nei titoli Ma di che? coda. Cosa non sto facendo per voi, Ma poi tocca anche a loro. Grazie di essere venuto. Bomba! Vai, rispondi. Sei la star! Perché precedentemente avevo letto benvenuti a una nuova puntata di Imprese, ma Manabi non andava bene e quindi ho dovuto rifare il rifacimento.